È da un po' di tempo che l'idea di cambiare vita mi affascina come mai prima e non appena ho scoperto che Lynn, una mia amica, lo sta facendo di nuovo, per la terza volta, ho deciso di raggiungerla a Parigi e cercare di capire che cosa le sta passando in testa. Loro l'hanno già vista perché c'è la differita. C'è il fuso orario, loro Guarda, sta iniziando. Regardez la fleur bourgeonner et les oiseaux vous survoler. Il n'y a rien pour arrêter ce bel élan de liberté. Rêvez le monde et volez jusqu'à eux. Regardez-les se promener, regardez-les tellement s'aimer. Il n'y a rien pour entraver ce doux parfum de liberté. Come stai? Fermez les yeux. Hai fatto buon viaggio? In francese ostriche e champagne per me grazie si dice. Huître Mentre et champagne pour moi, merci. Cambiare vita è un'idea radicale che ti si fissa in testa e che metti in pratica prima che questa ti abbandoni. Ma non c'è un bordello qua. La maggior parte delle volte in cui ho cambiato qualcosa in modo radicale nella mia vita c'era sempre di mezzo un libro, perché i concetti di un libro ti rimbombano nella testa per tutto l'arco dell'intera lettura e ti danno il tempo di mettere in pratica. Perché mi dicono, secondo te qual è un libro che ti cambia la vita? Secondo me è il primo libro di quel tipo che leggi e dici ah ok, c'è un mondo a parte. Quindi io non avevo mai letto libri di personal development. Non so, è quello che applicavo nella mia vita solo perché avevo questo bisogno fondamentale proprio dentro di mettermi in situazioni dove provavo cose nuove. Per esempio, scrivi le cose che vorresti da qui a un anno o adesso qual è l'action plan per avere da qui a un anno quello che vorresti. Già vedevo da un giorno all'altro la to-do list, quanto sei capace di fare le cose che hai in testa, sì, ti focalizzi su quello che è importante. E quindi se già a livello di to-do list giornaliera riesci ad avere questo, allora in un anno puoi cambiare la vita. Il timore di abbandonare una vita comoda ti viene quando ti rendi conto che ti mancherebbero delle cose che ora dai per scontate e ti sentiresti retrocedere, fare dei passi indietro. Allora, sono stata in Spagna 6 mesi, sono tornata a Parigi, sono andata in Portogallo 6 mesi e sono andata in Italia. Non parlavo una parola di italiano e ho detto ok, vado in Italia e ci provo. E quindi ovvio ti senti stupido per una settimana, 2 settimane, un mese, dici sono una pianta verde. Cioè nel senso che non riesci a impararlo, dici? Non riesci a capire, tutta la gente capisce in una stanza quello che si dice e tu sei... tu ti hai senti la stessa esclusa. utilità di quello, perché guardi e non sai di cosa si tratta. Mi facevano delle frasi e io non ho capito niente. Secondo me trasferirsi è davvero un po' come fare un passo indietro, ma è letteralmente retrocedere per poi riavanzare di colpo, superando di netto dove eri prima. Perché quando hai fatto quel passo indietro ti sei dato la possibilità di aggiungere un nuovo passo in avanti, che non avresti mai fatto. E sembravo la pazza che diceva no, io vado, adesso che so parlare spagnolo non voglio andare in Spagna, adesso voglio andare in Portogallo che non parlo portoghese. È pazzo, adesso parli spagnolo, vai in Spagna. No. È questa cosa che dico, adesso so cosa si prova a fare quello, adesso so cosa si prova a essere in questa vita, quindi andiamo a vedere altro. Ma il problema è che adesso penso veramente che sono diventata additta a questo feeling, a questo sentimento, a provare quello. Ok, sono al punto zero, adesso c'è tutto da imparare.
comoda di avere il lavoro a Parigi, vicina dai miei genitori. Dopo aver vissuto tutte queste esperienze che mi hanno fatto crescere, sento che qui non mi sento stimolata abbastanza e quindi sto lasciando tutto per andare a provare di nuovo un'altra situazione in un altro continente e mettermi di nuovo in gioco. Ora che lei ha lasciato il suo lavoro sicuro, il progetto è quello di andare in Brasile, che è molto più lontano di qualsiasi sua altra avventura. E quando ti trovi in una situazione del genere, una cosa normalissima è quella di provare paura, o perlomeno un mix di preoccupazioni che da quando decidi di partire fino a quando poi effettivamente parti, non fa che crescere. Penso che più ti avvicini alla cosa, più è reale. Per me era molto facile parlarne, mentre adesso più si avvicina, più mi rendo conto che è concreto, più questi piccoli passi di andare per esempio solo su Google Maps o solo sull'orario dell'aereo mi vengono difficili da fare perché Ti spaventa proprio, oppure... ti rendi conto che è reale, non è più un sogno, perché quando sogni ti permetti di sognare tanto, ti sogni veramente, mentre quando la cosa è tanto reale cammini un po' su dei uovetti. Però quando tu pensi qualcosa che ti spaventa, stai pensando qualcosa di figo. Controbilanciare la paura con l'entusiasmo è fondamentale. Ed è lì che devi forzarti di pensare a quanto figo è quello che stai per fare. Devi far fronte a tutto questo timore che più si avvicina il momento di scappare via e più sale. E non puoi permetterti di ripensarci. Un mese prima di andare in Italia mi è passata una paura perché ero super eccitata all'annuncio di andare in Italia. Dicevo, un nuovo challenge, un nuovo paese, una nuova lingua. Però 2 settimane prima dici un nuovo challenge, una nuova lingua. E dopo ci vai e ti rendi conto che hai fatto la scelta giusta, perché sono tornata dall'Italia una nuova persona. Alla fine ognuna di queste piccole preoccupazioni, presa da sola, si risolve a occhi chiusi. Nessuno dei singoli problemi sa dell'esistenza dell'altro. Siamo noi che li mettiamo in contatto e creiamo la squadra avversaria. Tipo io per esempio in questa situazione pensarmi che già sono là e sono felice. E metterti in questo mood ti aiuta a conquistare questa nuova cosa. Su un altro mio video ho già parlato di come la soddisfazione delle piccole cose si ridimensioni quando riduci la tua libertà, come in questo caso trasferendoti. I primi piaceri che avevo, tipo prendere la birra con un amico, vedere una persona che abita in un'altra parte di Milano e incontrarci in città, era una cosa che per un milanese magari era banale. Per me era la novità. Anche mi piace un sacco iniziare a prendere le abitudini, quindi questo è la mia nuova vita, questa è la mia nuova routine, perché è una cosa che farei ogni giorno e questi primi giorni, prime settimane ha un sapore tanto diverso, sai, uscire le chiavi e dire questo è home, questo è casa. No, io sono salita però più volte sull'Arc de Triomphe, perché dall'Arco di Triomphe vedi la Tour Eiffel molto bella. Ma dalla Tour Eiffel non vedi più la Tour Eiffel, quindi non è più bello. La cosa che più mi spaventa pensando a tutto questo è che il tempo per provare, scoprire, sbloccare emozioni di così altissimo livello è limitato. Perché spesso infatti uno fa l'errore di dire adesso lavoro fino a che arrivo al momento in cui poi me la godo. No. La vita è oggi, è adesso, è questo momento, questa è la vita. Guarda, sta iniziando. Anche se gli stimoli dei libri sono più duraturi, farsi stimolare dalle esperienze delle persone, parlandoci direttamente, ha un'intensità diversa, non c'è dubbio. Parlare con lei, più la magia della città, mi ha arricchito di stimoli e mi ha fatto raccogliere la carica che mi serviva per un'avventura che vedrete qua molto presto.